Negli ultimi 20 anni solo l'Italia ha pianto 535 piccoli innocenti strappati via alla vita non da malattia o incidenti, ma da una realtà agghiacciante, la salute mentale dei genitori. Un problema troppo spesso sottovalutato, che affonda le sue radici in un terreno fertile di tabù e silenzi, lasciando dietro di sé un solco profondo di dolore. Oh, this place gives me pain and all sad and gray. Benvenuti passeggeri del web, io sono Mile e questo è Mile True Crime. Oggi affronteremo un tema estremamente delicato. Tratterò un caso di violenza su minori. Voglio avvisarti che questi argomenti possono essere particolarmente duri e difficili. Tratterò ogni evento col massimo rispetto, evitando di entrare nei dettagli più difficili da ascoltare, cercando di creare uno spazio sicuro per la riflessione e per la comprensione. Ma sono pur sempre eventi di una crudeltà immane, quindi ecco, se pensi possa disturbarti, ti consiglio di non proseguire. E se continui questo percorso di consapevolezza, ci terrei molto a leggere il tuo parere qui sotto nei commenti. La storia di oggi ci porta nuovamente negli Stati Uniti d'America, a Clear Lake City, sobborgo della contea di Harris a Houston, in Texas. È una località davvero affascinante da cosa ho potuto notare. Si sviluppa intorno all'omonimo lago ed è sede del Johnson Space Center della NASA, il programma spaziale degli Stati Uniti. Oltre a questo, è un luogo ricco di parchi e di cultura multietnica. Questo è il luogo dove si trasferisce la famiglia Yates il 30 novembre del 2000. La famiglia Yates è composta dai coniugi Russell e Andrea, entrambi di 36 anni e 5 figli: Noah di 7 anni, John di 6, Paul 3, Luke 2 e Mary di solo 6 mesi. Ma chi sono i coniugi Yates? Come sempre, esaminiamo un pochino le loro vite. E partiamo da Russell. Nasce il 6 settembre del 1964 nel Tennessee. Viene cresciuto con amore e devozione da sua mamma Dora Yates insieme ai suoi fratelli. Del papà nessuna traccia, non viene menzionato in nessuna fonte. Non emerge nulla di significativo sulla sua infanzia, una vita regolare, senza problemi. Rusty, come lo chiamano amici e parenti, è un devoto della religione cristiano-evangelica ed un ottimo studente che si laurea alla Auburn University in ingegneria informatica. Infatti successivamente troverà impiego proprio alla NASA con uno stipendio da capogiro. Essendo un devota evangelista e una persona estremamente altruista, anche se viene definito egocentrico, il che non per forza stona con l'essere di buon cuore. Infatti si prodiga spesso in attività di volontariato e proprio come vuole la corrente ideologica di questa fede, fin dalla tenera età sente il forte desiderio di crearsi una famiglia, trovare una brava moglie e procreare, avere figli. Durante gli anni del college conosce Michael, e ve lo scrivo così non sbaglio la pronuncia, un predicatore itinerante evangelista fondamentalista da cui viene fortemente influenzato. Invece Andrea Kennedy nasce il 2 luglio 1964 a Houston ed è la più piccola di 5 fratelli. I suoi genitori, Jutta e Andrew, sono immigrati rispettivamente da Germania e Irlanda. Sono entrambi cattolici praticanti che usano un modello educativo molto rigido con i figli. Andrea viene descritta come una bambina timida e introversa, con difficoltà nelle interazioni sociali, ma ambiziosa e determinata. Infatti eccelle a scuola e successivamente al liceo Milby High School diventa presidente della National Honor Society, un'organizzazione scolastica onoraria per studenti meritevoli, e ovviamente si diploma a pieni voti. È anche capitano di una squadra di nuoto, disciplina che adora. Ma Andrea, durante la sua adolescenza, passa dei periodi di depressione e bulimia, soprattutto quando è sotto pressione per i vari esami che deve sostenere. Forse la sua è traducibile più che altro come ansia da prestazione. Vuole il massimo da se stessa e teme di fallire e di subire delle umiliazioni da parte dei suoi genitori. Addirittura in uno dei periodi più bui della sua vita confessa ad un suo compagno di scuola che vorrebbe suicidarsi ed è terribile che nessuno abbia fatto niente per aiutarla.
Comunque, dopo il liceo Andrea frequenta l'Università del Texas ad Austin, dove si laurea nel 1986 a 22 anni in infermieristica con valedictorian. Trova subito un impiego come infermiera registrata presso l'MD Anderson Cancer Center, che è praticamente il reparto oncologico del Texas Medical Center, dove svolgerà un encomiabile servizio per diversi anni. Ed è nell'estate del 1989 che Andrea e Russell fanno conoscenza, in modo del tutto fortuito. A quel punto alloggiano entrambi al Sunscape Apartments di Houston, che è un complesso residenziale di appartamenti ammobiliati. I due giovani si piacciono immediatamente e iniziano a frequentarsi. Diventano una coppia modello, loro sono super affiatati, si innamorano all'istante l'uno dell'altro, condividono gli stessi interessi, gli stessi hobby e le stesse ideologie. Andrea trova che la corrente religiosa di Russell sia estremamente giusta e vi si converte subito, condividendo anche questo. Sono davvero felici insieme, sognano di costruire una vita piena d'amore e con tanti bambini. E cito, tanti bambini quanto Dio vorrà. La religione cristiana evangelica pone una forte enfasi sulla famiglia e sulla procreazione, considerandoli elementi essenziali del piano di Dio per l'umanità. Quindi per loro è fondamentale, forse non si chiedono neanche cosa vogliono loro veramente. Procreare è visto come un dono divino e un comandamento per le coppie sposate. E infatti mi stupisce tantissimo che Andrea e Russell inizino una convivenza sin da subito, poco dopo il loro incontro. Non è chiaro dove vadano a vivere, io suppongo restino in uno dei loro due appartamenti e continuano senza alcun problema con la loro convivenza che va a gonfie vele fino al 17 aprile del 1993, che è la data del loro matrimonio. Acquistano un immobile con 4 stanze a Friendswood, sempre in Texas. Hanno intenzione di mettere su famiglia, quindi pensano di portarsi avanti con una casa abbastanza grande, che possa ospitare diversi bambini. Andrea lascia il lavoro, sì, per dedicarsi alla casa, perché una buona moglie, secondo questa interpretazione biblica, è una donna virtuosa ed è colei che si dedica con devozione alla cura della famiglia e della casa. Ma appena concluso il trasferimento, neppure il tempo di svuotare gli scatoloni, Russell ha necessità di trasferirsi per motivi di lavoro a Seminole, non so se si pronuncia così, in Florida. Quindi pensano di acquistare una piccola roulotte per andare via insieme. Sono 1600 km di distanza e Russell dovrà rimanere lì per un bel po' di tempo, quindi ritengono che questa sia la soluzione migliore. Il 26 febbraio del 1994 nasce il loro primogenito, Noah Jack. Va tutto bene, anzi la decisione di continuare a rimanere nella roulotte anche dopo la nascita del piccolo è anche un modo per vivere e apprezzare le cose semplici, con note di sacrificio e disagio. Li fa sentire più vicino a Dio. Russell in questo periodo si rimette in contatto con Michael, ve lo scrivo, che proprio in questo momento si trova in Florida. Andrea trova interessante la sua scuola di pensiero e pende letteralmente dalle sue labbra. Iniziano a frequentarlo e la fede diventa ancora più importante per loro. Occupa un posto centrale nella loro vita, un aspetto fondamentale della loro identità. Solo per farvi capire le convinzioni di Michael, vi dico brevemente che per lui un fedele deve vivere nel sacrificio, deve assolutamente rispettare i comandamenti. Inoltre la donna è inferiore, deve rimanere subordinata al marito e come vi dicevo prima servirlo, pulire casa, badare e istruire i figli. In più condanna l'omosessualità, l'aborto e il divorzio. Secondo lui l'ascesa di Cristo è imminente e ci saranno cataclismi e sconvolgimenti globali a breve. Quindi è ancora più importante uno stile di vita puro e devozione assoluta. Voglio precisare che questa da parte mia non è una critica alla religione. Io rispetto le ideologie di tutti i culti, ma devo contestualizzare e rendere chiara l'importanza di Michael in questa vicenda. Tra l'altro lo potete trovare e vedere coi vostri occhi proprio qui su YouTube. Comunque, son certa di poter dire senza paura di offendere qualcuno che qualsiasi forma di estremismo sia dannosa, giusto? Tornando alla storia, dopo circa un anno dalla nascita di Noah, Andrea aspetta un altro bebè e il 15 dicembre 1995 dà alla luce John Samuel. Successivamente Russell viene nuovamente trasferito
a Houston dall'azienda per cui lavora. Così Michael propone loro l'acquisto del suo autobus come soluzione abitativa. Alla coppia sembra un'ottima idea e accetta. Sistemano l'autobus camperizzandolo e la famiglia composta da 4 persone si sposta a Houston. È il 1997 e Andrea è nuovamente incinta. Il 13 dicembre nasce il loro terzo figlio, Paul Abram. Continuano con la loro vita, Russell lavora e Andrea si prende cura della famiglia. Il primogenito Noah ha 3 anni, John ne ha 2. Tuttavia, prendersi cura di 3 bambini così piccoli inizia a pesare ad Andrea. Qualche volta va giù di morale, forse una leggera depressione postpartum. Niente che desti preoccupazione. Visto che Dio ha deciso di dare a questa coppia qualche altro figlio, nel 1998 Andrea è nuovamente in gravidanza e il 15 febbraio 1999 viene alla luce Luke David. Tutti nomi biblici, avete notato? Da qui iniziano i problemi seri. Andrea scivola in un vortice di tristezza che la tira sempre più giù. Sente anche delle voci. È Satana che gli ordina di uccidere tutti i bambini. Resiste, non ne parla con nessuno, si tiene tutto dentro e quando è sola piange e si dispera. Si sente sopraffatta da tutti i suoi impegni e si sente in colpa per udire quella voce che le dà ordini tanto crudeli. È stanca e a giugno di quello stesso anno Andrea tenta il suicidio ingerendo 40 compresse di trazodone e va in overdose. Russell la trova riversa sul letto al suo rientro e la porta in ospedale immediatamente. La donna viene salvata davvero per miracolo e dopo la lavanda gastrica la mandano per 7 giorni nel reparto psichiatrico al Methodist Hospital, dove il dottor Fleck le diagnostica un disturbo depressivo grave, episodio singolo grave, dove le vengono somministrati degli psicofarmaci non meglio specificati. Viene poi dimessa per restrizioni assicurative. Russell si consulta con i suoi familiari che gli consigliano vivamente di trasferirsi in una casa con tutte le comodità e gli agi. La soluzione dell'autobus non poteva più essere considerata decente con 4 bambini piccoli. Il crollo di Andrea era più che giustificato. Così, in un batter d'occhio, la famiglia si trasferisce nella casa di Clear Lake City. Ma a fine luglio Andrea ha un altro episodio suicidario e durante una crisi psicotica afferra un coltello e tenta di tagliarsi la gola. Viene nuovamente ricoverata per 4 settimane nel reparto psichiatrico e curata con vari farmaci, incluso l'antipsicotico Haldol, che ha migliorato significativamente le sue condizioni. Viene dimessa con diagnosi di psicosi postpartum e la conseguente raccomandazione da parte degli psichiatri di evitare altre gravidanze, in quanto sarebbe stato necessario sospendere il farmaco, cosa assolutamente sconsigliata. In più viene consigliato vivamente di non lasciare mai da sola Andrea. Dopo la dimissione dall'ospedale va molto meglio. Andrea inizia a fare attività fisica, può contare sull'aiuto dei nonni per i bambini. Si dedica a qualche hobby e inoltre fa l'homeschooling a Noah. Hanno intenzione di fornire l'istruzione parentale ai loro bambini in modo che stiano lontani da peccati e tentazioni. Devono crescere con sani principi. Russell, sotto consiglio della sua famiglia, decide di allontanare Michael dalla loro vita perché Andrea sta letteralmente facendo della religione una malattia. Segue alla lettera tutto ciò che dice quest'uomo ed è terrorizzata da tutto ciò che ritiene peccato. E questo si riflette anche sui suoi bambini, a cui non è concessa neppure una caramella. Durante delle crisi nevrotiche, infatti, avevano potuto sentire con le loro orecchie i discorsi di Andrea, che per farsi delle sue ragioni aveva usato versetti e parabole della Bibbia. Ma da quando avevano interrotto i rapporti con Michael, anche questo disturbo comportamentale pare risolto. Va meglio, torna la serenità e la felicità. E quell'apparente tranquillità data dai farmaci ha il potere di rimuovere completamente il ricordo di quei momenti drammatici appena trascorsi, sia per Russell e sia per Andrea. E a dimostrarlo il fatto che decidano di sospendere la terapia. Per quale motivo? Per avere un altro figlio. Il 30 novembre 2000 infatti nasce una bambina, la bellissima Mary Deborah. Ovviamente non può riprendere con la terapia farmacologica perché c'è la fase dell'allattamento e quindi, come è normale che sia, Andrea
scivola nuovamente nella depressione. Un giorno di maggio 2001, Dora, la mamma di Russell, si reca nella casa del figlio per aiutare Andrea coi piccoli, come faceva ormai da tempo. Solo che quel giorno succede qualcosa di preoccupante. Dora trova la vasca da bagno piena d'acqua. Ma la cosa, le appare subito strana, visto che Andrea sta preparando la colazione ai piccoli e questa operazione richiede parecchio tempo e in effetti quell'acqua è già fredda. Così le chiede perché lo avesse fatto e Andrea, con uno sguardo vuoto, le risponde: "Perché potrei averne bisogno". Dora capisce subito che quello è un grido d'allarme, non solo un campanello. Così chiama immediatamente Russell per farlo tornare a casa e dopo una breve valutazione decidono per un altro ricovero al Daverux Hospital, dove resta ricoverata per 10 giorni. Qui certamente non le somministrano alcuna terapia e dopo quei 10 giorni avviene il disastro peggiore che si possa immaginare. Da qui si fa dura ascoltare amici. Attenzione alla vostra sensibilità. Sono le 8:30 del 20 giugno 2001. Russell e Andrea si salutano perché l'uomo deve recarsi al lavoro, ma in mattinata arriverà Dora, solitamente intorno al massimo alle 9. Così, come tutte le mattine, Andrea prepara la colazione per i piccoli già svegli, mentre la piccola Mary sta ancora dormendo. Ma Dora non arriva. Compie di nuovo quell'atto, quello di riempire la vasca da bagno, ma non deve lavare nessuno. Lei sta obbedendo alle voci che urlano ossessivamente nella sua testa. Così prende per mano il piccolo Luke David di 2 anni. Lo porta nella stanza da bagno e lo adagia nell'acqua. Gli mette una mano sulla bocca e gli immerge anche la testa. Luke lotta, ma è solo un piccolo bambino e dopo pochi minuti muore. Andrea lo porta nella sua camera e lo stende sul letto matrimoniale. Poi torna in cucina, dove i 3 bambini stanno giocando allegramente. Come un automa prende per mano Paul Abram, 4 anni. Di nuovo lo conduce verso la stanza da bagno e commette lo stesso scempio. Lo stende accanto al fratellino e torna in cucina a prendere John Samuel, 6 anni, e di nuovo lo stende accanto ai suoi fratellini. La piccola Mary a quel punto si sveglia e inizia a piangere. Noah è in cucina con dei quaderni che Andrea gli ha messo davanti sul tavolo per fare i compiti. Si dirige verso il lettino di Mary, non per cullarla. La porta nella stanza da bagno e sì, la nega. Quando Andrea si volta, si rende conto che Noah è dietro di lei, sconvolto, pallido come un lenzuolo. Sta guardando il piccolo corpo di Mary galleggiare nella vasca e quando vede che sua madre avanza verso di lui, inizia a strillare, piangere, scappa per tutta la casa, perché quando tenta di aprire la porta d'uscita la trova chiusa e Andrea continua a corrergli dietro senza dire una parola con 2 profonde occhiaie scure a solcarle il viso. Noah ha provato una paura, il terrore puro. E alla fine Andrea riesce a chiuderlo in un angolo e ad afferrarlo. Il bambino scalcia e si dimena con tutte le forze, ma lei lo immerge dove il corpicino di Mary sta ancora galleggiando. Santo cielo! E infine riesce a tenerlo sott'acqua il tempo necessario per privarlo della vita. Noah non scalcia più, lo lascia lì. Prende invece Mary, la adagia accanto ai suoi fratellini e prende un lenzuolo per coprirli tutti. Infine chiama il 911. What's her name? Eight. I need him to come. You know what, man? No. Wow. Oh, I need him to come. I need to know Barbara's coming now. He's there standing next to you. See? Me? I'm going to just start it. Yeah, or what? Yes, I do. You need an ambulance? No, I need a police officer. Send an ambulance. Andrea, per tutto il tempo della chiamata, che è più duratura rispetto all'estratto che avete ascoltato, non specifica di che urgenza si tratti, non ci riesce e ansima tantissimo.
Appena termina questa telefonata compone il numero del marito e quando lui risponde, lei le dice solo "E ora?", in un probabile riferimento alla profezia biblica sull'Armageddon. Come dicevo, l'influenza di Michael ha giocato un ruolo incisivo sulla psiche di Andrea. La profezia dell'Armageddon, per chi non lo sapesse, io non lo sapevo, è una teoria elaborata da diversi studiosi e teologi, secondo cui sulla collina di Israele sarebbe prevista proprio in questo preciso momento storico una battaglia tra le forze del male, radunate da Satana, e le forze del bene, radunate da Dio, Gesù Cristo e gli angeli fedeli. Il risultato sarà che il bene sconfiggerà il male, illuminando il mondo con la luce della pace e della giustizia. Comunque, quando gli agenti arrivano sulla scena, Andrea confessa immediatamente i crimini. È in stato catatonico, pallida e con due profonde occhiaie scure. Verrà paragonata ad uno zombie. Senza dire una parola, conduce la polizia nella camera da letto, dove giacciono i 4 corpi dei bambini più piccoli, mentre Noah viene trovato nella vasca da bagno ancora piena d'acqua, in posizione prona. Alcuni agenti corrono fuori casa, non riescono a trattenere le lacrime e in seguito, gli verrà fornito sostegno psicologico per superare il trauma di un tale scempio. Russell riesce a vedere solo Noah, poi viene allontanato da polizia e familiari accorsi sulla scena. Andrea viene presa in custodia e ricoverata all'ospedale psichiatrico di Kerrville, dove rimane per un lungo periodo. Il 28 febbraio 2002 si apre il primo processo a suo carico. La difesa, rappresentata dagli avvocati George Parnham e Wendell Odom, punta sull'infermità mentale come attenuante per ottenere l'assoluzione. Presentano referti ospedalieri e prove della depressione postpartum e psicosi, condizioni che l'avevano portata sull'orlo del baratro. Gli avvocati descrivono lo stato mentale di Andrea, dichiarando che per lei fosse giusto annegare i suoi figli perché aveva la convinzione delirante che non fossero stati cresciuti correttamente e che sarebbero bruciati all'inferno se lei non avesse posto fine alle loro vite. Ha dovuto affrontare un dilemma psicotico. Pensava di fare ciò che era giusto per i suoi figli, facendo sì che andassero in paradiso, mentre erano ancora innocenti. Lei aveva dichiarato dovevano morire per essere salvati. Andrea non aveva fatto alcuno sforzo per nascondere il suo crimine. La sua delirante convinzione che le telecamere la stessero monitorando non le aveva impedito di uccidere i suoi figli in casa sua. Subito dopo gli omicidi aveva chiamato la polizia ed era rimasta sulla scena del crimine e aveva chiesto di essere punita. Lei amava così tanto i suoi figli che non si era lasciata scoraggiare dal salvare le anime dei suoi figli dal fatto che si aspettava di essere giustiziata dallo Stato del Texas. Nonostante la strenua difesa, la giuria del primo processo la ritiene colpevole di omicidio capitale e la condanna all'ergastolo. La sentenza sembra definitiva, ma un colpo di scena arriva nel 2005. La Corte d'Appello del Texas annulla la condanna a causa della falsa testimonianza chiave dell'accusa, lo psichiatra Park Dietz. Dietz aveva affermato che Andrea aveva agito in quel modo dopo aver guardato un episodio del telefilm Law and Order. Praticamente nel suo stato mentale si era fatta coinvolgere dalla stessa trama del film, commettendo le stesse azioni. Ma quella puntata non era stata trasmessa nella data dichiarata, quindi un'affermazione ritenuta falsa per la difesa che aveva potuto ricorrere in appello. Nel 2006 si apre un nuovo processo. Andrea Yates si dichiara nuovamente non colpevole per infermità mentale. Questa volta la giuria comprende la gravità della sua situazione e la dichiara non colpevole per infermità mentale. Nel 2007 Andrea viene nuovamente trasferita al Kerrville State Hospital, un ospedale psichiatrico statale di bassa sicurezza in Texas, dove tuttora risiede. Ha diritto a udienze periodiche per la sua possibile scarcerazione, ma ha rinunciato a queste udienze ogni anno. Ma qual è stata la posizione di Russell? Subito dopo l'omicidio dei suoi 5 figli da parte della moglie Andrea, Russell ha assunto una posizione pubblica di sostegno e comprensione nei confronti della moglie.
attribuendo la tragedia alla sua grave malattia mentale. In diverse interviste rilasciate ai media, ha ripetutamente affermato che Andrea era una madre amorevole, incapace di commettere un atto tanto efferato, in condizioni di salute mentale stabili. Ha attribuito la responsabilità della tragedia a una serie di fattori, tra cui gravi carenze del sistema sanitario e dei medici curanti. Russell ha accusato i medici di non aver diagnosticato correttamente la malattia mentale di Andrea e di non averle fornito le cure adeguate. Ha sottolineato come la depressione postpartum, aggravata da episodi psicotici, avesse completamente trasformato la personalità di Andrea, portandola a compiere azioni impensabili per la madre amorevole che era. Sebbene abbia ammesso che gli insegnamenti di Michael avessero contribuito ad alimentare le paure e le insicurezze di Andrea, Russell ha ribadito che la responsabilità principale della tragedia era da attribuire alla malattia mentale. Tuttavia, la sua posizione è stata oggetto di aspre critiche da parte dell'opinione pubblica, dei media e persino da alcuni familiari di Andrea. Molti avevano sollevato dubbi sulla sua capacità di comprendere la gravità della malattia mentale della moglie, accusandolo di aver ignorato i segnali di allarme e di averla lasciata sola con i bambini, nonostante le raccomandazioni contrarie dei medici. Le critiche si sono concentrate su alcuni aspetti controversi della sua condotta. La decisione di avere un quinto figlio, nonostante le raccomandazioni dei medici. Russell ha ammesso di aver insistito per avere un altro figlio, anche dopo che i medici avevano sconsigliato ulteriori gravidanze a causa della depressione postpartum di Andrea. Poi lo stile di vita familiare è considerato da molti inadeguato, la decisione di vivere per un periodo in autobus riadattati e l'impegno di Andrea nell'insegnamento parentale a tempo pieno dei figli e la rigida osservanza religiosa sono stati visti da molti come fattori che hanno contribuito ad aggravare lo stress e l'isolamento di Andrea. La sua posizione dopo l'omicidio è stata quindi caratterizzata da un misto di dolore, incredulità e strenua difesa della moglie. Mentre cercava di affrontare la perdita di figli, si è trovato a dover gestire anche le accuse e le critiche di chi lo riteneva in parte responsabile della tragedia. Nonostante le controversie, Russell ha continuato a sostenere Andrea durante il processo e anche dopo la sua condanna, sebbene la coppia abbia divorziato nel 2005. Dopo il divorzio si è sposato con Laura Arnold il 25 marzo 2006. Hanno avuto un figlio maschio insieme. Purtroppo anche questo matrimonio si è concluso con un divorzio nel 2015. Il caso di Andrea Yates ha acceso i riflettori sui problemi di salute mentale, in particolare per le donne dopo il parto. Ha sollevato interrogativi sulla cura psichiatrica e sul sistema giudiziario, evidenziando la necessità di un approccio più comprensivo e compassionevole in casi simili. Nonostante la drammatica conclusione di questa vicenda, Andrea non è stata ritenuta colpevole dei crimini di cui era accusata. Amici, la tragedia di Andrea è un monito lancinante, un grido di dolore che scuote le nostre coscienze e ci spinge a riflettere sulle debolezze del sistema sanitario, sull'incapacità di riconoscere e curare adeguatamente la depressione postpartum e sulla necessità nel nostro piccolo di unire le forze per creare una rete di supporto e assistenza per tutte le donne che si trovano ad affrontare questa terribile malattia. Andrea è una donna vittima di una malattia che non ha saputo riconoscere e affrontare. La sua storia è un invito a non giudicare, ma a comprendere, a tendere una mano solidale a chi ne ha bisogno, ad abbattere i muri dello stigma e della discriminazione che ancora circondano la depressione postpartum. Solo così potremo evitare che altre tragedie come questa si ripetano. Solo così potremo onorare la memoria di Noah, John, Paul, Luke, Mary e di tutte le altre piccole vittime di madri che hanno perso la loro battaglia contro la depressione. Madri che come fenici risorgeranno dalle fiamme della depressione, ma con le ceneri del rimorso che bruceranno ancora l'anima. Io ho pensato di mettere nel box informazioni, giù sotto il video, alcuni link che potrebbero essere d'aiuto. Se conoscete qualcuno che sospettate possa averne bisogno, o se voi stessi vi sentite sopraffatti da qualche situazione, provate a cliccarci sopra. Ora, credo che andrò a farmi una camomilla
perché il video di oggi è stato particolarmente doloroso. Come sempre, vi chiedo di iscrivervi per non perdervi neanche un miglio di Vero Crimine e lasciatemi un like. Ciao.